Ciao a tutti e bentrovati sull'Ernamo. Nessuno può negarlo, la tradizione letteraria italiana vanta opere e autori da fare invidia al mondo intero. Da Dante a oggi sono tantissimi gli autori e le opere che hanno accresciuto il prestigio e il valore della cultura italiana, tanto da renderla una delle più apprezzate sul pianeta. Immaginate dunque il peso della responsabilità degli autori contemporanei italiani, i quali non solo devono fare i conti con un grande passato come quello che li precede, ma devono anche cercare di continuare a valorizzare un tale patrimonio. Eppure vi garantisco che anche gli autori italiani contemporanei sanno farsi rispettare. Per questo oggi ho deciso di parlarvi di 5 capolavori italiani della letteratura contemporanea che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. Ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao, sono la Graziana del futuro con un nuovo taglio di capelli. Prima di cominciare vorrei ringraziare lo sponsor di questo video. Sto parlando di Lingoda. Lingoda è una delle più grandi piattaforme per l'apprendimento delle lingue straniere ed è soprattutto famosa grazie alla maratona. La maratona di Lingoda è probabilmente il modo migliore per imparare una nuova lingua. Lingoda ti dà infatti la possibilità di fare lezioni di gruppo con insegnanti madrelingua qualificati e essere rimborsati se riuscite a fare almeno una lezione ogni giorno. Pensate che una lezione al giorno per alcune settimane sia troppo? Ebbene, allora Lingoda vi offre anche la possibilità di partecipare alla Half Marathon, cioè la mezza maratona. Questa richiede soltanto che voi facciate 15 lezioni al mese per essere rimborsati del 50% del prezzo della vostra iscrizione. La maratona dura 3 mesi e potete studiare inglese, francese, spagnolo, tedesco e business English, l'inglese commerciale. Comincerà il 23 settembre 2019, quindi ragazzi avete soltanto pochi giorni per unirvi all'evento. Infatti è possibile iscriversi solo fino al 19 settembre 2019. Tenete presente che Lingoda offre questa promozione da 3 anni consecutivi, di conseguenza questa sarà l'ultima maratona con questa promozione. Quindi se state studiando una delle lingue che ho citato prima, non perdete l'opportunità di partecipare a questo unico evento e soprattutto ricevere i vostri soldi indietro. Quasi dimenticavo, ho ricevuto uno sconto speciale solo per voi studenti di Lernamo. Infatti, se vi iscrivete alla maratona utilizzando il link che vi ho lasciato qui sotto nella descrizione e questo codice, riceverete $10 di sconto sul vostro primo mese. Non è fantastico? Chiaramente vi ricordo di leggere attentamente i termini e le condizioni prima di iscrivervi alla maratona. Più conoscete, più possibilità avete di vincere. Si sa, sapere è potere. Ma ora vi lascio alla vostra lezione. Ciao! Ok, il primo libro di cui vorrei parlarvi è Io non ho paura. Questo capolavoro, nato dalla mente e dalla penna di Niccolò Ammaniti, è una di quelle storie forti e toccanti che vi faranno battere il cuore pagina dopo pagina. In Io non ho paura ci troviamo nel profondo sud Italia, in un paesino di campagna del 1978. La storia ruota attorno al piccolo Michele e alla sua incredibile scoperta, un nascondiglio segreto nel quale è segregato un suo coetaneo rapito.
Il coraggio e la determinatezza di questo bambino lo spingeranno in una incredibile missione: salvare il suo coetaneo. Ovviamente non ho nessuna intenzione di continuare a raccontarvi come finisce questa avvincente storia, ma vi assicuro che se deciderete di leggere Io non ho paura, non ve ne pentirete. Se poi siete un po' pigri e non vi va di leggere il libro, o magari ne state leggendo un altro, non so, potrete sempre optare per l'omonimo film di Gabriele Salvatores, ispirato al romanzo e uscito nel 2003. Il secondo capolavoro che merita di essere citato tra i migliori libri italiani contemporanei è L'amica geniale. In realtà in questo caso non si tratta di un solo libro, ma di una serie di 4 romanzi scritti dall'autrice italiana Elena Ferrante. Il tema principale di quest'opera è la donna, in tutte le sue sfaccettature. Si analizza la condizione femminile nel corso del tempo, le debolezze e i punti di forza del genere femminile, il rapporto tra donna e uomo, ma soprattutto l'essere donna e figlia, donna e madre, o ancora donna e amica di un'altra donna, prendendo in considerazione anche la competizione e la gelosia legate a quest'ultimo rapporto. Il libro, infatti, segue le vicende di 2 donne, Lila e Lenù, nate e cresciute in un quartiere povero di Napoli, tra miseria e violenza. Il loro è un rapporto complesso, fatto da invidia ma anche tanto amore. È accomunato dal progetto di scrivere un libro insieme per andare via dal quartiere. Tranquilli, niente spoiler nemmeno su questo libro, ma vi assicuro che vi coinvolgerà appieno. Non a caso è stato un libro apprezzato tanto dalla critica quanto dal pubblico. Ah, tra l'altro esiste anche un'omonima serie TV basata proprio su questo libro. Vi consiglio di guardarla, sono solo 8 puntate. Bene, prima di proseguire voglio fare un gioco con voi. Riuscite a decifrare questa frase? Vi do un indizio. L'hanno già fatto migliaia di persone e devi farlo anche tu, se non l'hai ancora fatto. Ma ora torniamo a noi. Il terzo libro, che merita senz'altro di essere citato in una lista tra i capolavori italiani contemporanei, è Gomorra di Roberto Saviano. Questo libro, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, svela le trame e i segreti di potere che si nascondono dietro l'organizzazione criminale italiana nota come Camorra. Questa storia, principalmente ambientata in Campania, vi catapulterà in un mondo che probabilmente ancora non conoscevate e, sono sicura, vi lascerà allibiti e sconvolti. Tra l'altro, penso valga la pena ricordare che l'autore, Saviano, dall'uscita del suo libro vive sotto scorta perché la sua vita, la sua incolumità è minacciata proprio dall'organizzazione di cui ha svelato i più oscuri segreti. Il quarto libro che sento di dover menzionare in questa lista è La concessione del telefono del grandissimo Andrea Camilleri, autore italiano morto pochissimo tempo fa. Molti di voi sicuramente conosceranno Camilleri per il suo famosissimo Montalbano. Montalbano sono. La concessione del telefono è sicuramente un romanzo esilarante e molto divertente, ricco di equivoci e di cambi di registro, ambientato, come anche Montalbano, in Sicilia, alla fine dell'Ottocento. Il protagonista è Filippo Genuardi, piccolo commerciante di legnami. Questi, nel tentativo di farsi installare una linea telefonica tra il suo magazzino e l'abitazione del suocero, si ritroverà in una serie di situazioni paradossali e talvolta anche pericolose. Insomma, non voglio aggiungere altro se non una parola: imperdibile. E per concludere questa lista di capolavori italiani contemporanei, non si può non citare il capolavoro di Claudio Magris, L'infinito viaggiare.
Quest'opera, pubblicata nel 2005, è una raccolta di brevi appunti di viaggio, memorie dell'autore vissute nel periodo che va dal 1981 al 2004. Si tratta più che altro di riflessioni, durante le quali l'autore, instaurando un dialogo interno con se stesso, cerca di capire cosa significhi viaggiare sulla base delle proprie esperienze personali. Leggere questo libro vi farà sognare ad occhi aperti e vi farà desiderare di viaggiare il più possibile. Ve lo consiglio assolutamente. A proposito di viaggi, avete mai visitato la mia città natale, Bari? Vi assicuro che è una meraviglia. C'è un po' di tutto: il teatro, il mare, la via dello shopping e molti ristoranti dal cibo delizioso. Io e Rocco abbiamo realizzato un vlog proprio in questa città. Ve lo consigliamo, lo trovate qui. Se però non avete voglia di guardare questo video, allora vi chiedo di scrivermi nei commenti il vostro libro preferito. Ho appena finito di leggere il mio romanzo e quindi sono in attesa di trovare una nuova lettura. Suggerimenti? Intanto vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!